La pasta arrabbiata, un piatto che danza tra il fuoco e la dolcezza, un inno alla passione culinaria. Prepariamoci a un viaggio sensoriale attraverso i sapori dell'Italia. Gli ingredienti che ci occorrono sono penne, pasta scelta. Qui i grammi va da quante persone siete o da quanto mangiate. Poi vanno pomodori pelati, preferibilmente San Marzano. Se non li avete, potete usare benissimo la passata di pomodoro. 2 cucchiai di olio di oliva, una cipolla rossa preferibilmente, tritata finemente. Se non l'avete, va bene anche bianca. 3 spicchi d'aglio, affettati sottilmente, un peperoncino rosso fresco o peperoncino secco tritato. Qui dovete regolarvi in base alla vostra tolleranza al piccante. Del basilico fresco, sale e pepe nero macinato fresco. Infine, pecorino grattugiato per la spolverata finale. Il procedimento è semplice. Passiamo alla preparazione degli ingredienti. Sgoccioliamo i pomodori pelati e schiacciateli con le mani per ottenere pezzi regolari. Potete aiutarvi anche con una forchetta. Oppure, se hai optato per la passata di pomodoro, versa quella lì. Trita finemente la cipolla, affetta sottilmente l'aglio, trita il peperoncino. Adesso passiamo al soffritto aromatico. In una padella ampia scalda olio di oliva a fuoco medio. Aggiungiamo la cipolla e l'aglio e facciamoli appassire fino a diventare traslucidi con gli altri ingredienti, sprigionando il suo carattere ardente. Il sugo arrabbiato. Versa i pomodori pelati nella padella con il soffritto.
Schiacciali leggermente con un cucchiaio di legno, mescola bene e aggiustiamo di sale e pepe. Lascia cuocere a fuoco medio-basso per una ventina di minuti, finché il sugo si addensa e diventa irresistibilmente rosso e profumato. È il turno della pasta ballerina. Nel frattempo mettiamo su la pentola a bollire e cuociamo la nostra pasta in abbondante acqua salata fino a raggiungere la giusta cottura al dente. Una volta pronta, scoliamola e tuffiamola direttamente nella padella con il sugo arrabbiato. Se ritenete che il vostro sugo sia addensato un po' troppo, non temete, potete aggiungere un po' di acqua della cottura. Mescolate bene facendo sì che la pasta si impregni di tutto il suo sapore piccante. Finale appassionato. Spegni il fuoco e aggiungi le foglie di basilico. Se non vi piace a crudo, potete unirlo nella cottura del sugo. Adesso passiamo all'impiattamento. Una volta impiattato, spolvera generosamente con pecorino grattugiato. Mescola ancora una volta, amalgamando tutti gli ingredienti con amore. Servizio degustazione. Impiatta la pasta arrabbiata in piatti caldi, accompagna con un buon bicchiere di vino rosso e lasciati trasportare dalla passione di questo piatto. Buon appetito!
Se questo video vi è piaciuto, vi invito ad iscrivervi al mio canale. Mi farà piacere anche un vostro like o un vostro commento. Grazie e alla prossima! Ciao!